In questo video condividerò con te alcuni consigli per creare e far crescere un podcast nel 2022. Secondo gli ultimi dati, l'industria dei podcast è cresciuta in modo significativo, da circa 60.000 show nel 2014 agli oltre 2 milioni di podcast che ci sono oggi. Inoltre, molte delle persone che hanno iniziato a fare podcast all'inizio del Covid hanno già abbandonato. Ciò significa che molti ascoltatori sono là fuori in questo momento alla ricerca di qualcosa da ascoltare, del loro prossimo podcast. Questa è una grossa opportunità per te. La chiave per ottenere il massimo è la costanza. In generale, più ti fai ascoltare dal tuo pubblico, più diventerai parte della loro vita e ascoltare il tuo podcast diventerà per loro un'abitudine. Per non parlare del fatto che tutta questa pratica che farai ti renderà molto più bravo nella creazione di contenuti per il tuo podcast. Esiste un indicatore definito da tanti esperti, una sorta di confine invisibile che vede le 10 puntate come soglia da superare. È considerato questo un punto di svolta, perché se non riesci a produrre 10 puntate pubblicandole una a settimana, il tuo podcast molto probabilmente morirà. Se invece supererai questo limite, ci sono grosse possibilità che il tuo podcast andrà avanti per tanto tempo. E tu, quante puntate hai già pubblicato? Hai superato il fatidico 10° episodio? Scrivimelo nei commenti qui sotto. Per aumentare il pubblico del tuo podcast devi promuoverlo. Hai superato i primi 10 episodi con una crescita iniziale di pubblico, ma non è detto che questa crescita continui sempre all'infinito. E se quella crescita fosse rallentata o addirittura stagnante? Molti podcaster scoprono che una crescita precoce può portare a una frustrante fase di rallentamento. Sfortunatamente, molti podcaster e in generale quasi tutti i creatori di contenuti adottano un approccio che suona più o meno così: ma l'importante è iniziare, poi gli ascolti verranno da sé. Questa cosa forse, dico forse, funzionava qualche anno fa. Oggi ti assicuro che non funziona più. Che cosa devi fare quindi? Devi promuovere attivamente il tuo podcast. E tu, che cosa stai facendo per promuovere il tuo podcast? Scrivimelo nei commenti qui sotto. Ecco alcune strategie che possono aiutarti a far crescere gli ascolti del tuo podcast. Molti creatori di podcast di successo hanno ampliato il loro pubblico condividendo contenuti sui social network ad alta crescita come TikTok, Instagram e persino YouTube. Stanno utilizzando gli algoritmi di questi canali per ottenere visibilità che poi possono reindirizzare al loro podcast. La strategia di base è semplice, cioè creare un contenuto video, ovvero un estratto del tuo podcast, invitando quindi gli spettatori ad ascoltare il podcast completo. Magari uno di questi video potrebbe persino diventare virale. La chiave è che il contenuto del video deve essere correlato all'episodio del podcast a cui stai indirizzando le persone. Devi quindi raccontare una storia che attiri le persone per voler ascoltare il resto dell'episodio. Come fare per scegliere la piattaforma giusta per te e per il tuo podcast? Devi mediare tra la piattaforma nella quale si trova il tuo pubblico con quella con la quale tu ti trovi più a tuo agio a comunicare. Prendi del tuo tempo e scegli con attenzione. E tu, stai usando i social network? Quali stai utilizzando? Scrivimelo nei commenti qui sotto. La regola alla base della crescita con successo del tuo podcast è trovare un pubblico che non ti conosce già. Riproporre gli episodi dei tuoi podcast e metterli ad esempio nel tuo feed su Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e quello che sia va bene, ma in generale questi contenuti saranno visti da persone che già sanno che esisti, persone che forse ti stanno già ascoltando. Quindi come fai a trovare nuovi ascoltatori per il tuo podcast? Un'opzione molto efficace è quella di provare ad essere ospite in altri podcast. Questo potrebbe funzionare molto bene. Un'altra, per esempio, è quella di includere la trascrizione degli episodi del tuo podcast nei post sul tuo sito. In questo modo puoi aiutare le persone a trovare il tuo show tramite la ricerca su Google. Se scrivi un post sul tuo blog su un argomento che hai già trattato nel podcast, mi raccomando, crea un link all'episodio nel post stesso. E tu, hai un blog o un sito web dedicato al podcast? Scrivimelo nei commenti qui sotto. E l'acquisizione di ascolti a pagamento è qualcosa a cui dovrebbero pensare i podcaster? La risposta per me ovviamente è sì, attraverso strumenti per la pubblicità a pagamento come quelli di Google, di Facebook, di Instagram, di LinkedIn e di TikTok. Ognuno di questi social ha al suo interno una piattaforma che gestisce campagne pubblicitarie. Puoi rivolgerti o
la scelta che io ti consiglio, a professionisti in grado di aiutarti, oppure puoi provare all'inizio da solo. Puoi iniziare in modo semplice anche con un piccolo investimento di pochi euro, ma davvero pochi euro, per provare a portare ascolti verso il tuo podcast. Ma chi vedrà queste pubblicità? Il pubblico che tu hai selezionato in base a interessi, ad esempio, o parole chiave, o precedenti ascolti, insomma i criteri di targeting sono davvero tanti. E tu, hai mai fatto pubblicità a pagamento per promuovere il tuo podcast? Quali piattaforme hai utilizzato? Scrivimelo nei commenti qui sotto. Riduci il sovraccarico ed evita il burnout. Come creatore di contenuti, la costanza, come ti dicevo prima, è fondamentale, ma anche il burnout è reale. Ecco perché devi impostare un piano editoriale per registrare e promuovere il tuo podcast che sia per te sostenibile. Molte persone ascoltano le storie di creatori di successo e pensano che anche loro potranno fare la stessa cosa, ma questo non funziona per la maggior parte delle persone, specialmente se ad esempio hai un lavoro a tempo pieno o hai dei figli a cui dedicare giustamente del tempo. Quindi quello che devi fare è trovare una cadenza di creazione dei contenuti che sia adatta alla tua vita e che sarai entusiasta di portare avanti. Per molte persone, per esempio, dedicare un giorno alla settimana alla creazione della puntata del proprio podcast è una buona scelta. Visto che, come ti dicevo prima, l'importante è iniziare, poi gli ascolti verranno da sé, non funziona, devi anche ritagliarti del tempo per promuovere il tuo podcast. Oggi, con tutte le piattaforme sociali che ci sono, non è così difficile riuscire ad arrivare alle persone giuste. Puoi utilizzare LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, chi più ne ha più ne metta. L'importante, ancora una volta, è che tu sia costante. E tu, sei riuscito a trovare un piano editoriale che riesci a rispettare? Scrivimelo nei commenti qui sotto. Interagisci con i tuoi ascoltatori. Il podcasting è come una maratona. È molto probabile che se ti impegni molto e per tanto tempo, ovvero anni, potrai trovare successo in termini di numeri di ascolti, che ti ripagherà dello sforzo fatto. Alcuni studi dicono che un nuovo podcast in media riceve ben 37 ascolti per episodio. Può sembrare un numero molto piccolo, e infatti lo è, ma considera questo. Ognuna di queste 37 persone è un vero e proprio essere umano e tu puoi effettivamente interagire con ognuno di loro. Esempio, se qualcuno ti invia una mail, puoi menzionarlo nel podcast. Se ricevi una recensione positiva, leggila nel podcast e ringrazia l'ascoltatore. Se un tuo fan pubblica qualcosa sul tuo podcast sui propri social, metti un mi piace e ringrazialo per averlo condiviso. Connettiti con loro ed impara di più su di loro, così puoi migliorare i tuoi contenuti e attirare sempre più persone proprio come queste. E tu, hai trovato un modo per interagire con i tuoi ascoltatori? Scrivimelo nei commenti qui sotto. Ok, adesso la teoria la conosci, ora vai e registra qualcosa che le persone vogliano realmente ascoltare.